Danzare mi ha insegnato che nessuno di noi abita sotto la propria pelle. Lo diceva anche un filosofo americano del Novecento, John Dewey. Diceva che noi abbiamo un rapporto tentacolare con il mondo. I nostri organi infatti sono fatti per connettersi con ciò che va oltre la nostra pelle e quindi si dice che nessuno di noi vive effettivamente sotto la propria pelle. Questo è il motivo per cui io, insegnando danza buto con il mio metodo Fuya, invito i miei allievi a riflettere sul senso della danza e sul fatto che la danza ci permette effettivamente di fare esperienza del nostro mondo interiore, quindi danzare il nostro dentro, di ciò che sta attorno a noi, quindi pensando anche alla possibilità di danzare e fare workshop in natura, danzare il nostro fuori e danzare anche con tutto quello che è il mondo, se vogliamo, dell'immaginazione, di quello che ancora non si è inverato, di ciò che non esiste, di tutto il mondo dell'invisibile, quindi la possibilità di danzare anche concetti come la morte, e questo è tutto ciò che ci permette di danzare oltre la nostra cornice corporea, oltre la nostra pelle. Il metodo Fuya quindi propone una serie di workshop che sono in piena libertà, non ci sono limitazioni di genere o sesso, non ci sono limitazioni rispetto alla nostra età, non ci sono limitazioni rispetto alle nostre capacità fisiche e non ci sono limitazioni rispetto alle nostre abilità motorie, quindi è una tipologia di danza assolutamente inclusiva. Non c'è il movimento giusto o il movimento sbagliato. E questo è molto importante perché ci permette di far aderire questa tipologia di danza anche ai contesti che possiamo definire di danza terapia, di arte terapia, quindi la possibilità di sfruttare il linguaggio della danza e le possibilità della danza assieme alle capacità teoretiche di riflessione concettuale di cui noi disponiamo per elaborare delle esperienze, dei corsi che siano utili ad affrontare il trauma, ad affrontare il lutto e quindi ad affrontare quelle situazioni in cui vedere la differenza tra un prima e un dopo e leggerla e attribuirci dei significati attraverso la danza e non solamente attraverso la riflessione teoretica. Io in questi anni di ricerca mi sono sempre chiesto che senso ha danzare e un senso profondo per danzare oggi ce lo dà, a mio avviso, proprio la danza Buto, che è una danza che nasce negli anni 50 in Giappone, nel contesto del dopoguerra, in un Giappone, in una Tokyo in particolare, che rincorre il capitalismo e che acquisisce uno stile di vita sempre di più filo occidentale. E quindi gli artisti in quel periodo si chiedono dove sta andando invece la tradizione giapponese. Quello che si chiede Tatsumi Hijikata è dove sta andando il Giappone, dov'è il Giappone, e la sua danza per una ribellione del corpo, per una ribellione della carne è un inno alla tradizione giapponese, a un contesto che ritorna all'importanza del rituale all'interno della danza. Lo riporta alle sue origini quando era bambino e viveva in questo Giappone rurale in cui c'era un rapporto fisico e corporeo con elementi come il fango, e quindi pensiamo a questo corpo che torna bambino e che si sporca con gli elementi della natura, in cui il contesto appunto anche tradizionale della cultura dei kami, che in Giappone è molto forte e si sente e si percepisce soprattutto anche nell'anima dell'altro fondatore della danza Buto, che è Kazuo, che partecipa attivamente alla seconda guerra mondiale e che ribadisce, come farà anche Tatsumi Hijikata, l'importanza della relazione con la morte all'interno di questa danza. Quindi si danza, Tatsumi Hijikata danzava e aveva appreso il buto dalla defunta sorella, e Kazuon diceva che noi portiamo i morti con noi perché dobbiamo danzare anche per tutti quegli spermatozoi che non hanno raggiunto l'ovulo.
Ecco, tutti questi elementi contribuiscono oggi a chiederci che senso ha danzare oggi. Il mio maestro Atsushi Takenuchi ci riporta alla danza come una dimensione di preghiera dove noi possiamo ritrovare e restituire devozione rispetto a tutto quello che gli elementi naturali permettono e contribuiscono al senso della nostra vita, della nostra esistenza. Che senso ha danzare oggi ci riporta però a confrontarci anche con il tema dei diritti civili, diritti fondamentali dell'umanità che oggi sono possibili in una certa parte del mondo, ma che non sono garantiti ancora oggi in tutti i posti del mondo. Ci porta a riflettere sul senso delle guerre, sull'ipotesi non più improbabile di una terza guerra mondiale o di un nuovo conflitto atomico. Tutto questo ci riporta a pensare a che senso ha danzare oggi e se la risposta di Tatsumi Chikata negli anni 50 era quella di una rivolta della carne, di una ribellione rispetto a una società capitalista che pensa solo alla produzione, al lavoro, alla standardizzazione dei gesti. Oggi ancora una volta ci troviamo ancora con queste tematiche, con l'aggiunta per esempio della relazione con il mondo virtuale, con l'intelligenza artificiale, con un mondo che ci mette in questione il confine tra l'umanità e le sue capacità tecniche, che ci mette in questione rispetto alla nostra volontà di potenza, alla nostra capacità di produrre e distruggere il mondo e invece la nostra contemporanea esigenza di trovare un equilibrio tra le cose. Ecco, la danza ci permette di vivere tutto questo non solamente con una riflessione teoretica, ma facendo aderire il nostro pensiero e le nostre riflessioni al gesto attraverso proprio la danza. Ecco che scoprire le possibilità che noi abbiamo all'interno del nostro organismo, quindi il nostro dentro, e danzare i nostri mondi interiori, danzare ciò che ci circonda fuori e sia l'aspetto emotivo tipicamente della nostra specie, ma anche aspetti tutt'altro che emotivi come il respiro di un albero oppure una bicicletta che non funziona più, un computer rotto, ci permette appunto di esplorare il nostro fuori. E poi una cosa che sta particolarmente a me a cuore è esplorare il mondo dell'ignoto, il mondo del vuoto o del pieno, il mondo anche dell'assurdo, dell'inconcepibile, trovarsi di fronte al limite, a quella dimensione che separa la vita dalla morte e che dà senso alla nostra esistenza. Ecco, tutto queste sono le possibilità che condivido con i miei allievi attraverso il metodo Fuya, ispirato sicuramente anche alla tradizione della danza Buto. Affrontare il tema della danza mi permette di sviluppare il concetto di danza autentica. Che cos'è la danza autentica? Facciamo un lavoro nella danza Buto per fare in modo che non sia il danzatore a danzare, perché altrimenti quella danza sarebbe la danza dell'ego, del nostro io, che francamente è anche poco interessante oggi e ci permette di aprire la danza a ciò che è l'altro e in particolare al concetto di danza autentica, cioè la danza che danza se stessa e non la danza che viene danzata da un ego, da una soggettività. E questo ci permette di restituire un dialogo che, se vogliamo, ha anche molto di ecocentrico e meno di egocentrico come sfondo culturale di questa possibilità di danza e che ci permette di connetterci per esempio con il respiro dell'albero, a tornare a essere oceano, a diventare una nuvola, oppure a poter danzare ciò che è uno spirito defunto, andare a salutare un amico, una persona che si trova dall'altra parte del mondo oppure addirittura in un altro universo. Tutte queste possibilità sono possibilità di uscire dalla dimensione meramente espressiva dell'ego e che ci portano alla possibilità di trasformarci nell'altro, nel diverso.
Pensiamo a quanto ci può essere di educativo e di pedagogico in questa possibilità, e farci come se fossimo l'altro ci aiuta a condividere, per esempio con i bambini e con tutte le persone, gli adulti che si approcciano a questa metodologia, condividere una possibilità, cioè la possibilità di farci volere l'altro così come esso si vuole. E quindi proprio a questo tema io leggo la mia ricerca su una pedagogia queer. Il queer non è semplicemente qualcosa legato all'identità di genere o all'espressione di genere, è qualcosa che mette in questione tutte le etichette e ci dice: ma è davvero necessario dare un nome a ogni cosa? Riassumendo tutto questo in una frase, ho scritto in un mio libro: forse un giorno smetteremo di chiamare ogni cosa con il nome giusto. Il senso appunto della teoria queer è porci una domanda, che è una domanda che ha sicuramente una pars destruens, cioè andare oltre a tutte le etichette, che comunque sono utili e assolutamente necessarie per poter discernere il mondo. Ma una volta che noi attribuiamo un'etichetta dobbiamo anche renderci conto che ne assumiamo tutti i limiti. E forse abbiamo una necessità innata in noi di superare i nostri limiti, altrimenti come faremo a sognare, come faremo ad andare oltre alla nostra mera esperienza fattuale? Anche un bambino non si accontenta di giocare con ciò che ha, ma si mette a giocare con i draghi, si mette a inventare i mondi che vanno al di là di quella che è la realtà, tutto quello che noi chiamiamo fantasia. Attraverso la danza, attraverso le arti, noi abbiamo la possibilità di esplorare con massima libertà tutto quello che noi possiamo essere, tutto quello che noi possiamo diventare, e questo sicuramente ha una funzione importante perché ci permette di sviluppare quella che potremmo chiamare empatia, ci permette di sperimentare il mondo come lo sperimenta qualcuno che è forse diverso da noi, ma in fondo ogni diversità, in quanto diversa, ha un principio in comune, che è proprio il suo essere una differenza. La relazione tra la parte e il tutto è un aspetto fondamentale della danza, e la danza Buto in particolare ci permette di entrare in questi livelli di connessione. Quando danziamo attraverso la danza Buto, ogni volta che cadiamo, sprofondiamo sul pavimento, e si dice che questo sprofondare è entrare in un'altra dimensione. Abbiamo la possibilità di attraversare le pareti, abbiamo la possibilità di esprimere devozione per tutte quelle morti che hanno inverato la nostra esistenza qui e ora. Abbiamo la possibilità di danzare con chi non c'è più o con chi non c'è ancora. Abbiamo la possibilità di danzare di fronte alla nostra morte o di fronte alla personificazione della morte. Abbiamo la possibilità di non danzare semplicemente come esseri umani, ma diventare una tigre. Abbiamo la possibilità di diventare una nuvola, abbiamo la possibilità di scoprire quali sono le differenze nel danzare un fiore nel momento in cui sta per sbocciare o nel momento in cui si sta seccando, la differenza tra la danza di un colore bianco nel fiore o di un fiore rosso, di una rosa piuttosto che un giglio. E tutta questa possibilità di sperimentare l'altro è una grandissima ricchezza e che sicuramente ha la capacità di retroagire rispetto al nostro modo di vedere il mondo. Ecco quindi che il metodo Fuya si sviluppa parlando del corpo alchemico. Che cos'è il corpo alchemico? È un mix di tutte le capacità tipiche del nostro corpo all'interno della danza. Il corpo alchemico è composto da delle parti, ma le parti nell'insieme formano il tutto che viene considerato il corpo alchemico. Quindi queste distinzioni che ci sono all'interno delle possibilità del nostro corpo, che adesso andrò a elencare, non sono distinzioni separate l'una dall'altra, ma fanno nell'insieme tutte le nostre capacità che noi riusciamo a sentire e sintetizzare all'interno della danza. E quindi per questo parlo di una dimensione fisica che io chiamo corpo fisico all'interno della danza, che ci permette di sperimentare tutta la matericità del nostro corpo, e questo ci permette di godere della pesantezza, del caldo, del freddo, di come il corpo
cade a terra, come si appoggia al corpo di un'altra persona durante la danza, di come sta il nostro respiro, di come esce la nostra voce e fa vibrare tutte le nostre cellule, di come ogni cellula può diventare un occhio e ha un respiro. Questo è il corpo fisico. Poi ci concentriamo sul nostro corpo emotivo. Per me il corpo emotivo è ciò che distingue squisitamente la nostra umanità rispetto a tutto il resto di cui noi facciamo esperienza nel mondo, della capacità appunto di provare emozione e di elaborarla in sentimenti. Tutto quello appunto che è un colore squisitamente umano nel vedere e percepire con tutti i sensi, anche con il nostro intelletto, la nostra razionalità, il mondo e tradurlo appunto in rabbia, in amore, in gioia, in disperazione, in dolore, in angoscia, in sollievo, in estasi. Tutto questo è una capacità appunto squisitamente umana che vado a definire all'interno del corpo emotivo. Ma noi non viviamo solamente con le nostre capacità, diciamo, psicologiche oppure all'interno del nostro mondo fisico con le sensazioni che percepiamo. Tutto questo non ci basta. Entrare in relazione con ciò che sta fuori, con il contesto che noi di solito chiamiamo natura e che corrisponde anche a oggetti che non sono per forza organici, possono essere anche degli esseri viventi come le piante o gli animali, ma noi in realtà possiamo entrare in relazione nella danza anche con le pietre, con la terra, con una stella, anche con cose molto lontane rispetto alla nostra esperienza quotidiana come il sole, la luna. Possiamo entrare in relazione anche con un computer, con una bicicletta che non funziona più, con tutti gli oggetti, tutto quello che è altro rispetto all'umano può entrare in relazione, può essere danzato con la danza. E questa è la dimensione del corpo spirituale. Ma ancora una volta questo non è sufficiente per dare un quadro completo di quello che io definisco il corpo alchemico e così si arriva al corpo remoto. Il corpo remoto è quella capacità di andare oltre alla nostra fattualità, oltre al nostro mero dentro e al nostro fuori e ci permette di connetterci con il senso dell'esistenza, di danzare rispetto alla morte, rispetto ai confini della razionalità, rispetto all'assurdo, rispetto a qualcosa che ancora non è accaduto ma che potrebbe accadere e che attraverso la danza può essere assolutamente colto. E questo ci conduce infine al concetto di eternità. Colgo l'ispirazione dagli scritti di Emanuele Severino per definire che cos'è l'eternità. E negli scritti di Severino possiamo parlare del nostro inconscio dell'inconscio, del nostro abitare da sempre e per sempre il destino. Credo che il corpo alchemico, soprattutto nella dimensione del corpo remoto, ci permetta di cogliere l'essenza eterna che sta da sempre e per sempre di fronte alla nostra esperienza del mondo. Per me la danza Butto è molto importante come fonte di ispirazione per danzare, per dare un senso alla nostra danza ancora oggi. La danza Butto infatti ci permette di vivere la danza non meramente come una danza, nel senso che non ci sono i movimenti per forza giusti, ma ci sono molte fonti di ispirazione per il nostro movimento. Uno degli aspetti più interessanti della tecnica della danza Butto, per esempio, è quella che chiamiamo camminata zero, zero walk. È un modo per cominciare la danza molto interessante perché ci permette di rimuovere, mettere da parte il nostro ego, almeno per un momento. E è molto importante per la danza Butto sviluppare la danza che danza se stessa, la danza che danza così com'è, al di là di un approccio egoistico o egoico alla danza. La danza Butto con la camminata zero ci permette di sviluppare a ogni nostro passo una danza che comincia nello scomparire,
nel lasciare andare se stessa e nel fare in modo che ciò che emerge sia il gesto autentico, il gesto che è necessario che sia così come deve essere e che non proviene da una dimensione di volontà di potenza. Questo è un aspetto molto interessante, ma la danza butto non si ferma solo qui. Lavora moltissimo anche sulla possibilità di far fluire la danza nel flusso e di interrompere questo flusso e cambiarlo da un momento all'altro. Da questo punto di vista la rottura è un aspetto tecnico molto interessante che ci dà la danza butto, cioè la possibilità di non seguire per forza la musica, di non seguire necessariamente una coreografia, di non seguire necessariamente il movimento che abbiamo cominciato, ma anche la possibilità di cambiare improvvisamente. E questo cambio non è un cambio che deve necessariamente derivare da una scelta, ma può essere la danza stessa a richiederlo ed è molto interessante sperimentarlo durante i workshop perché è un concetto forse più difficile da spiegare, ma molto più autentico e molto più semplice anche da esperire, che dà moltissimi spunti di riflessione e credo anche moltissimi ampi spazi di riflessione quando appunto accade naturalmente durante i workshop. E poi c'è un aspetto molto importante che io connetto con la filosofia degli Eterni di Emanuele Severino, che è l'aspetto della forma. Nella danza Buto si dice che nel momento in cui si trova una forma perfetta, il corpo si illumina ed è come se si posasse un dio. Lì si percepisce effettivamente che è come se la danza stesse proiettando il corpo e la danza stessa in un'altra dimensione. Ecco, credo che proprio su questo punto della forma sia interessante riflettere rispetto a questo, questa apertura del senso dell'eternità e questa esperienza dell'eterno a cui noi siamo effettivamente in grado di accedere. E se da sempre e per sempre la dimensione del destino è già dinanzi a noi, perché non possiamo coglierne almeno uno spiraglio attraverso la danza? Credo che l'immagine del corpo che si illumina durante la forma, così come nelle grandi tradizioni di meditazione lo scheletro si illumina e brilla nel momento dell'illuminazione, quello è un istante di eternità a cui noi possiamo avere accesso.